Salute marmai e ben ritrovati nella baia, sono Ben e siamo nuovamente in quel momento della settimana di fare il resoconto delle migliori notizie su VR e videogiochi. Anche questa settimana ci sono dei razziatori da ringraziare, quindi apriamo una fantastica casa del migliore room per Walter, Loris e Mirko, alla vostra. Partiamo subito perché c'è tantissimo di cui parlare, quindi fate ripartire questo video disattivando l'adblock, bollate gli ormeggi, issate le vele, vento in poppa e salpiamo! XR Games, appena 4 giorni dopo l'uscita di Hitman 3 VR Reloaded, ha rilasciato una grossa patch che sistema, non completamente, quelli che sono i problemi più evidenti di questo gioco. Partiamo dalla grafica. Anche se ancora non coincide con quella dei trailer che ci sono stati mostrati, non è più orrenda da far schifo. Adesso è solo orrenda. I bordi di muri e altri elementi dell'ambiente non sono più così frastagliati come prima e l'Associazione Italiana di Non Vedenti che giocano ai videogiochi ha dichiarato che adesso il gioco è simile alla versione flat. Un piccolo miglioramento c'è stato anche nell'illuminazione, nel senso che adesso c'è, seppur minima. Ma siccome questa patch è stata fatta dagli stessi sviluppatori che hanno fatto il gioco, non porta solo dei piccoli miglioramenti, ma anche nuovi problemi che prima non c'erano. Per esempio, un peggioramento della grafica addirittura in alcune missioni e addirittura un aumento dello stuttering. E direi che per un gioco stealth è perfetto. È diventato quasi impossibile eliminare i nemici silenziosamente. Insomma, io spero che stiate giocando la versione flat su PC con la sua mod, perché al momento è l'unico modo. Secondo alcuni documenti ufficiali provenienti direttamente dalla catena di approvvigionamento, Apple ha richiesto a un grosso produttore di pannelli OLED un certo numero di unità e a giudicare dalle dimensioni di questi schermi dovrebbero essere impiegati in un nuovo visore Apple. Dimensioni simili a quelle dell'attuale Vision Pro, quindi 1,4 pollici, ma con caratteristiche tecniche diverse e non è ancora dato sapere quali, come risoluzione e valore PPI. Con tutta probabilità però dovrebbe trattarsi di quei prototipi di micro OLED che da oltre un anno stavano testando, anche se molto probabilmente il produttore di questi schermi è un altro, visto che i due produttori cinesi faticavano a soddisfare le richieste di Apple. Una cosa è certa, saranno sicuramente più economici e questo dovrebbe consentire di creare un visore con un prezzo leggermente inferiore rispetto all'attuale Vision Pro e sicuramente con qualche compromesso. Notizia davvero incredibile, anche se al momento per noi giocatori non c'è alcun motivo di festeggiare. Tuttavia lo sviluppatore di Cactus Cowboy è riuscito a far funzionare su questo gioco i grilletti adattivi di PSVR 2 su PC. Questo è stato possibile grazie all'utilizzo di DSX, uno strumento che consente ai possessori di PlayStation 5 di sfruttare il set completo delle funzionalità di questa console e dei suoi controller su PC. Al momento però questo è possibile mantenendo aperto DSX contemporaneamente a Steam e al gioco, e quindi attualmente solo gli sviluppatori sarebbero in grado di fare questa cosa. La sfida adesso è quella di trovare un modo per aggiungere questa funzione direttamente nel codice del gioco nativamente, rendendolo quindi disponibile anche ai giocatori. C'è un altro problema però, è un'operazione che richiede un certo tempo, lo sviluppatore stesso ci ha lavorato per oltre un anno, e inoltre ha un certo costo, e quindi lo stesso sviluppatore dichiara che difficilmente ci saranno sviluppatori che vorranno impiegare questo tempo e costo per quello 0,3% di utenti che su Steam utilizzano un PSVR 2. Qualche tempo fa vi ho mostrato Mannequin, una specie di nascondino 3 contro 2 in cui una squadra formata da 2 agenti deve rintracciare ed eliminare una squadra formata da 3 alieni mutaforma in grado di assumere le sembianze di manichini, mimetizzandosi in mezzo a tanti altri manichini disseminati nella mappa di gioco. Al contempo gli alieni dovranno cercare di eliminare gli agenti toccandoli, oppure dovranno attivare dei generatori energetici senza farsi individuare. Ogni squadra ha a disposizione equipaggiamento o poteri speciali per cercare di avere la meglio sugli avversari. Mannequin finora era in accesso anticipato e la novità è che la scorsa settimana è stato rilasciato in versione completa, quindi esce dall'accesso anticipato, disponibile su Quest e Steam con aggiunta di una nuova mappa, e c'è anche una versione migliorata
serata per Quest 3. Gioco misterioso tanto quanto interessante, non è perfetto, non mancano i problemi tecnici, ma la storia è la vera colonna portante di Chernobyl Again VR. Un'avventura che riesce a unire alcune caratteristiche da Red Matter e Wanderer VR. Un puzzle game in cui dovrete viaggiare nel tempo per impedire il disastro nucleare della centrale di Chernobyl. Ragazzi, ho già fatto una ricca recensione su questo gioco, quindi se siete interessati e non volete spoiler, andate a guardarla e poi decidete se giocarlo o meno, però ve lo consiglio. E direi di passare alla notizia della settimana: PS5 Pro. Annunciata la scorsa settimana, l'evoluzione della PS5 monta una GPU con prestazioni fino a 67% rispetto a PS5 e con RAM con velocità maggiori fino al 28% in più rispetto a PS5, mentre la CPU rimane fino alla stessa rispetto a PS5, e tutto questo dovrebbe offrire sulla carta prestazioni maggiori del 40% in più rispetto a PS5. Ora, quali sono le reali novità? C'è una migliore gestione del ray tracing, con Sony che dichiara fino a 2-3 volte migliori rispetto a PS5, un SSD da 2 tera e un sistema simile al Deep Learning Super Sampling di Nvidia, chiamato PS Spectral Super Resolution, che grazie all'impiego dell'intelligenza artificiale, partendo da immagini renderizzate a risoluzioni leggermente inferiori, le rielabora aumentandone la risoluzione. Si va così ad eliminare l'annosa richiesta al giocatore di dover scegliere ogni volta fra prestazioni e grafica, perché il bilanciamento verrà fatto automaticamente e se tutto funziona come deve, la riproiezione non dovrebbe essere più un problema. Al momento però ci sono pochissimi giochi ottimizzati per PS5 Pro e per il resto si andrebbe a giocare gli stessi giochi che finora stavate giocando su PS5 e PS4. Per renderli compatibili questi giochi è necessario che gli sviluppatori rilascino delle patch oppure delle versioni adattate che possano sfruttare al massimo questa potenza in più, e ovviamente questi vantaggi potrebbero essere sfruttati anche in VR e PSVR 2, che adesso potrebbe funzionare davvero fino a 120 Hz nativi, riducendo o addirittura eliminando completamente il problema del ghosting e della riproiezione, che in VR è ancora più evidente. Ora, parlando dei videogiochi che sono stati mostrati, avete visto anche voi le due versioni dei giochi a schermo diviso che mostrano come gira su PS5 e come gira su PS5 Pro? Ora vi chiedo e vi prego, non fate i sommelier del cazzo dicendo: ho notato un miglioramento della qualità dei peli del culo del protagonista di Ratchet & Clank e la bellezza di 8 frame in più. ma avete notato differenze? E se le avete notate, vi sembrano così importanti da giustificare questo upgrade? E soprattutto a questo prezzo? E parliamo proprio del prezzo. In Italia verrà venduta a 800 euro solo console, senza lettore disco, per il quale bisognerà sborsare altri 120 euro se lo volete, e 30 euro per lo stand, arrivando così a un prezzo totale di 950 euro. Mi rivolgo ai giocatori normali, sia a livello economico che a livello mentale, quindi non ai fanatici Sony. Ma vi pare il prezzo da proporre per una console? E soprattutto vi pare il prezzo da proporre per il potenziamento di una console che sì e no sarà ancora sul mercato per altri 2 o 3 anni? Oh, alla fine ragazzi, se ci pensiamo, hanno leggermente potenziato la GPU e le RAM. La CPU poi è sempre quella. Quindi mi vorreste far credere che un upgrade su una GPU e le RAM di una console vanno ad avere lo stesso prezzo dello stesso potenziamento fatto su PC? Cioè circa 450 euro. Su PC, se voglio aggiornare soltanto la scheda grafica, so che la cifra più o meno è quella. Però non mi venite a dire che un chipset grafico che deve funzionare su una console arriva ad avere lo stesso prezzo di una scheda grafica per PC. Quali sono le prestazioni che vanno a giustificare questo upgrade? Quali sono questi giochi che girano oppure che gireranno solo su PS5 Pro che devono spingere un possessore di PS5 a passare alla Pro, oppure un nuovo utente a scegliere la Pro piuttosto che la versione liscia? Con la stessa cifra, lo capite che mi compro 2 Slim, oppure mi compro la Slim e una Xbox, così le ho entrambe quantomeno. Sony, piuttosto che spararmi numeri a cazzo che per il 90% dei tuoi utenti non significano nulla, mostrami quali reali vantaggi ho se scelgo la PS5 Pro. Mostrami quali sono questi giochi che potrò giocare, che invece non
non potrei se non avessi la Pro. Mostrami a quali progetti software stai lavorando ottimizzati per questo upgrade. Convincimi, cara Sony, perché oggi non basta più che ti chiami Sony per vendermi le tue cose. E negli ultimi anni anche i tuoi stessi utenti te l'hanno dimostrato in diversi modi e hanno fatto bene, non comprando PSVR 2, non comprando Concord, facendo le disdette degli abbonamenti assurdi che proponi. Mi proponi un potenziamento di una console che è quasi alla sua fine ciclo al doppio del prezzo, promettendo un aumento di prestazioni del 45% che è niente, e sulla carta, poi bisogna vedere. Ma poi per giocare a cosa? Ai remake o alle remastered di The Last of Us 2 che ormai abbiamo giocato e rigiocato più volte e che già su PS5 giravano alla grande? Al solito Gran Turismo 7? Ai soliti Spider-Man o al solito God of War? E scusatemi, a parere mio, bisogna dirlo, il gioco più sopravvalutato della storia dei videogiochi. Se volevi fare pubblicità al mercato dei PC, complimenti, perché questa è la strada giusta. Ed è l'ennesima cazzata della lunga serie di cazzate che hai fatto negli ultimi anni. Pochissime esclusive di valore, politiche che vanno contro gli interessi dei tuoi stessi utenti. E hai la fortuna che questi non se ne accorgono e ti difendono pure. Accessori come PSVR 2 venduti a un prezzo maggiore della console, con pochissimi giochi first party oppure esclusive di spessore anche da sviluppatori terzi. Flop colossali anche in flat con il recente Concord, ma anche in VR, e non voglio perdere tempo a farvi l'elenco. E ciliegina sulla torta, una console che non è neanche next gen, venduta a quasi 1.000 euro, la quale quasi certamente verrà comprata da chi? Dagli stessi che hanno comprato PS Portal. E lì vorrei proprio vedere questi utenti non appena arriveranno i remake o i remaster dei soliti giochi, magari però fatti apposta per spremere questo nuovo upgrade, quando la storia del dover scegliere nuovamente fra performance e grafica si riproporrà, perché per adesso PS5 Pro farà girare i giochi di PS5 e PS4 e quindi grazie al style che non devi scegliere, ci mancherebbe. Poi voglio vedere se si potrà giocare senza compromessi quando arriveranno i giochi ottimizzati per PS5 Pro. Ragazzi, e mi rivolgo a quelli che ancora sono attaccati alla gonna di mamma Sony. La mamma non c'è più già da un bel po' di tempo. È finita la Sony che, oltre a cercare di guadagnare, come giusto che un'azienda faccia, pensava anche al giocatore. For the players, diceva la pubblicità, ma mi sa tanto che adesso ormai è diventato soltanto for the payers, cioè solo per quelli che possono mettere i soldi e se le possono permettere certe cose, che poi non sono così fondamentali. Poi, per carità, uno che fa un certo lavoro e che ha dei certi guadagni non ha nessun problema nel comprare 950 euro di console che praticamente è uguale alla precedente. Per carità, non è un mio problema, a me non toglie nulla, però già col solo fatto che qualcuno ci sarà sicuramente a comprarla questa console, si andrà a superare anche quel limite mentale, quel limite psicologico per il quale quando uscivano console nuova fino a qualche anno fa, e già si parlava di 650-700 euro all'uscita, già cominciava a venire quella certa ansietta, e finora mai nessuno si sarebbe pensato di andare a comprare una console 950 euro. Un po' come alcuni marchi di telefoni che nel corso degli anni, un po' per volta, hanno aumentato i prezzi, arrivando a proporre piccoli aggiornamenti del modello di 6 mesi fa a 1500 euro. Ma adesso giochi a 120 Hz senza riproiezione. Adesso in VR fai più FPS. Adesso... No, adesso hai 1000 euro in meno sul conto e stai giocando con gli stessi giochi di PS5 e PS4 e alle loro remaster. Coglione io. Molti di voi guardano i miei video, commentano e lasciano un like, cosa che vi consiglio di fare immediatamente se il video vi è piaciuto, ma non sono iscritti. Fatelo! A voi non costa nulla, ma per il canale fa una grande differenza. Grazie per non aver abbandonato la nave e aver fatto il viaggio fino alla fine guardando il video per intero. Se volete contribuire potete farlo lasciando qualche doblone nel forziere della baia utilizzando il tasto super grazie che trovate sotto al video. Poi scendendo un po' in descrizione trovate i miei link Amazon per l'acquisto di queste 3, il link referral per avere 30 euro di credito all'attivazione del nuovo visore, link al canale Telegram con la lista dei miei giochi scontati al 15% e un altro link Telegram per entrare nel gruppo chat della marmaglia. Il mio link instant
Instant Gaming per acquistare chiavi di gioco, anche appena usciti, a prezzi scontatissimi, e link con tanto di codice sconto per l'acquisto di accessori VR delle migliori marche come Kiwi Design, CyberVR, VR Cover, Aubica, AMVR. E per giocare in VR senza occhiali da vista? Oppure per proteggere le lenti del visore, la graffia e polvere, oppure i vostri occhi dalla luce blu? Potete utilizzare il mio link VR Rock con tanto di codice sconto. Dal vostro capitano Ben è tutto, vi aspetto nella baia per una nuova avventura. Un saluto marmaglia! Oh oh!